Allora amici, benvenuti con Black Mamba YTC. Questo è il nuovo gioco NGL Biathlon, un gioco sviluppato dai russi trovato su Facebook, ancora in fase di beta. Vedete che la carriera non è ancora possibile scegliere. Qua sono tutti gli atleti che avete a vostra disposizione, che potete scegliere, potete giocare, tutte le nazionalità, maschi e femmine. Le specialità che potete scegliere sono sprint, inseguimento, partenza mass start, quindi i primi 30, che qua saranno 21. Qua sono le impostazioni, c'è inglese o russo, la possibilità di quante sessioni di tiro fare con la mass start o nelle staffette, partenza in linea, la mass start in italiano, e si usa le ricariche e tutte le impostazioni da usare. I controlli si gioca con la tastiera, si spara con il mouse. Io direi di fare un sprint come iniziale. Vedete, c'è individuale, sprint, mass start e staffetta. Allora, ci sono maschi e femmine. Io adesso vado un attimo a vedere un po' la nazionalità italiana. Vedete che adesso ci sono tutte le info: velocità, precisione quando si spara, recupero, resistenza, tutte caratteristiche che faranno fare la vostra differenza. Qua c'era Stolguyer, qua Pfeiffer, Quinton, Maillet, Lesser, un po' tutti Champ, tutti gli atleti principali. Ci sono anche le femmine, ma le femmine vedremo poi nella staffetta, perché è una staffetta mista. Io adesso andrei con Martin Fourcade. Guardate le percentuali assurde. Queste sono le possibilità di sci da scegliere. Sotto c'è anche la possibilità di sciolina, diciamo, da utilizzare, ma quella va in base alle temperature e le condizioni climatiche, quindi meglio usare quello base, che ti dà magari meno velocità soprattutto in discesa, ma in caso in cui ci sono condizioni climatiche avverse non si ne paga più di tanto. Poi con Martin Fourcade si dovrebbe fare la differenza. Allora, le piste sono Anteselva, Kontiolahti, Oberhof, con McCollen, Hannessy, Tumen, Ruhpolding, Östersund, Pogliuca. Queste sono le prime piste che sono riusciti a fare. Ovviamente le piste sono più piccole del dovuto, non sono nella distanza grandissima, nella distanza reale, e quindi anche il giro di penalità non saranno esattamente 15-20 secondi. La cosa che dovete guardare, allora, la faccia è quasi simile a quella reale. È il primo gioco dal 2009 da RTL Biathlon che non c'è un gioco simile, quindi veramente fatto bene. In alto a destra vedete la temperatura della neve e altri due dati che non so bene cosa sono. Invece a sinistra vedete il tempo, il giro e la posizione. Con cui vedete le indicazioni. Siamo al poligono Martin Fourcade, questa però è già l'inseguimento, con la sessione di tiro a terra. Sbaglio sul quarto, ritorno sul quarto e lo prende. Devo fare un giro di penalità. Ovviamente il giro di penalità nella realtà sono circa 15-20 secondi, in base anche al giro di penalità. Qui sono molto meno, perché vedete che è un cerchio, più o meno si perdono 7, 8, massimo 10 secondi, perché comunque è tutto proporzionato alla distanza del giro. Qua sta cominciando anche a nevicare, vedete che c'è la neve, dietro non ci sta insieme nessuno. Veramente fatto bene. State attenti a quei bordi blu, perché se li toccate, se andate vicino, li sfiorate e perdete velocità. Questa è la salita prima di arrivare alla discesa del poligono. Martin Fourcade con la massima spinta sto cercando di recuperare, perché ho fatto un paio di errori nelle sessioni, ho fatto un paio di giri, quindi stiamo cercando di rimontare. Siamo comunque in ottava posizione, andiamo a prendere lo svedese. Vi potete accovacciare per cercare la velocità in discesa, e se non lo fate perdete tempo, perché se vai leggermente più lento perdi qualcosina. E adesso vi farò vedere altre impostazioni. Allora, cerchiamo di... questa è la seconda, mi sembra la seconda sessione di tiro sbagliato. Se spingete troppo, vedete che la carabina comincerà a ballare un po' troppo, non c'è più la precisione. A terra dovete centrare il cerchio più piccolino, non quello più grande, e quindi 2 errori nella seconda sessione, quindi 3 errori complessivi per me, 3 giri penalità nei primi due giri. La cosa, poi vi farò vedere poi anche le statistiche finali, è molto importante il giro, la velocità, il shoot time. Mi sembra questo dovrebbe essere Hofer o Windisch, se ne va via. Invece noi ritorniamo ora, possiamo uscire solo adesso. Allora, il gioco veramente è fatto bene. Adesso passiamo già all'arrivo.
ho recuperato in diverse posizioni, sono arrivato quarto, potevo fare anche podio ma ho buttato tutto all'ultimo poligono. C'è Mesutish che prova a venirci sotto, avete visto che c'è la barra di energia che ho, e quella che vedete con la bianca si sta accorciando è quando schiacciate barra spazzatrice è lo sprint, lo sprint che date, però più usate lo sprint più vi diminuirà la resistenza e quindi al poligono pagherete molto. Questi sono i risultati dell'inseguimento. Se andate su statistiche invece di quit troverete tutte le informazioni al giro, quanto avete tirato, quanto avete spinto, chi è stato più veloce nella sessione, se sono stati più veloci sugli sci, chi al poligono, chi è stato più tempo al poligono, chi meno tempo al poligono, gli split, gli stacco che c'erano nei primi settori, nel chilometraggio. Ci sono tante informazioni che sono veramente utili per un gioco che è comunque all'invio di sviluppo, qualche mese che gli sviluppatori ci stanno lavorando sopra. Io adesso andrei con la staffetta femminile. L'Italia è una delle migliori delle staffette femminili, infatti parte qua davanti. La partenza in staffetta mista con tutte le atlete è difficile, perché fare la differenza all'inizio è veramente difficile. Si deve sprecare tante energie e molte volte se sprechi troppe energie fai veramente fatica ad arrivare al poligono fresca, senza nessun problema, senza spingere. Adesso qua siamo con la russa a lottare, siamo all'Anterselva e abbiamo scelto Anterselva per la staffetta mista, visto che scegliamo l'Italia, dobbiamo avere le atlete italiane. Avete visto come le altre, guardate quanto ci sono dietro, fanno, e avete visto anche la bel viso di Dorotea Virer. Guardate come le altre fanno la differenza in discesa, perché hanno dei materiali, delle scioline migliori dei nostri. Noi abbiamo scelto dei materiali che mi sa che non sono performanti in queste condizioni, soprattutto guardate in discesa quanto i miei avversari le mie avversarie in questo caso riescono a fare la differenza. Stanno veramente spingendo forte sui sci, noi dobbiamo rilanciare tanto. Per poterci permettere di lottare con loro devono veramente rilanciare. Adesso siamo in seconda posizione nella staffetta, però mi sa che abbiamo speso anche un pochino per starci qua con loro e mi sa che forse lo pagheremo un po' il poligono. Ho sprecato più energia del dovuto e Dorotea è una di quelle che spara veloce, ma quando spara veloce poi sbaglia, e noi sparando lenti, cercando di tenere i suoi ritmi, guardate quanti sono qua dietro, di sicuro non saremo precisi al poligono, perché so che non saremo precisi al poligono. Però nelle staffette, adesso vi farò vedere, quando sparate, infatti vi fate 2 errori, avete la ricarica, il puntatore salirà su, inserite la ricarica che verrà fatta in automatico. Troppo presto, vedete caricato troppo, verrà alzato il caricatore e potete coprire almeno 3 colpi. Dopo aver colpito almeno 3 colpi avrete ovviamente un altro giro di staffetta. Adesso siamo già alla fase in cui c'è il cambio di staffetta. Vi faremo vedere come viene effettuato il cambio di staffetta. Praticamente siamo nella parte finale, siamo nella parte del circuito, si supera, si usa lo sprint per cercare di arrivare davanti alle altre, e quando si arriverà qui alla fotocellula verrà fatto il cambio. Quindi si passa per l'Italia da Dorotea Virer a Lisa Vitozzi, e quindi questo cambio femminile. Poi ci sarà come ovviamente una staffetta mista, il cambio tra le femmine e i maschi. Quindi al secondo cambio, invece di avere un'altra femmina, ci sarà il maschio. Qua cerchiamo di farci spazio, di rimontare su queste posizioni per cercare di portarne l'Italia a cambiare più avanti possibile. Vedete la barra in sotto come si è abbassata tantissimo e quanta energia fosse quasi finita. E adesso siamo con Hofer, se non sbaglio, Windisch per l'Italia per la terza manche, no, è Windisch per la terza manche, terza parte di staffetta. Invece adesso siamo già all'arrivo con la staffetta, con Hofer che riesce a portare a casa un quarto posto. Avremmo potuto pure portarla a podio, ma abbiamo sbagliato troppo al poligono. Adesso siamo all'arrivo qui a Anterselva,
quindi è un gioco veramente fatto bene, un gioco fatto bene, un gioco da sviluppare. Sotto qui vi metterò tutte le informazioni dove mettete mi piace alla pagina loro, se volete mettete mi piace, seguite il canale, se volete altri aggiornamenti di NGL, Biathlon e altri giochi che vedete nei miei video. Io vi dico di seguire il gioco, scaricate il gioco per ora è gratis, è in fase di beta, aiutate gli sviluppatori russi a migliorare questo gioco, date voi i consigli come volete il gioco essere migliore, intanto qua sono ancora le statistiche delle staffette. Il gioco è come base di partenza fatto bene. Ricordiamoci che l'ultimo gioco di Biathlon è stato fatto nel 2009, quindi quasi 10 anni fa, quindi io direi scaricatelo, provatelo e date i consigli a NGL Biathlon che sta facendo veramente un buon lavoro, da pochi mesi che sono al lavoro di questo bellissimo gioco e sta facendo un gran bel lavoro, quindi vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video, mettete mi piace e scaricate il gioco e mettete mi piace anche alla pagina Facebook di NGL Biathlon. Un saluto a tutti da Black Mamba YTC.